Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi vi mostro come è configurata il mio setup del Comanche. Partiamo dal telaio, che è il telaio sempre di Top Frames, appunto il Comanche. Le particolarità di questo telaio sono l'ingombro minimo studiato da Diego in modo da avere il telaio più compatto possibile. Infatti potete vedere lo spazio che c'è tra le eliche, è proprio il minimo indispensabile. Abbiamo un interasse da motore a motore di 136 mm e la larghezza del telaio è di 125,5 mm. Il Comanche è studiato per avere un baricentro ottimale. Con la batteria posizionata qui sotto, il baricentro sarà perfettamente allineato in tutte le posizioni in volo. A proposito del baricentro, proviamo a montare la batteria. La batteria va montata in questo modo, per come ho strutturato io i cavi, ognuno se la mette come vuole. Il baricentro, la connessione avviene qua di lato. Un'altra peculiarità sono i bracci inclinati, che si vedono inclinati verso l'interno in modo da buttare fuori verso l'esterno il vortice che creano le eliche e ridurre al minimo il prop wash durante il volo. Potete vedere tutte le prove in volo in questo video che vi lascio qui sopra. La piastra FC è in grado di ospitare FC con interasse di fori di montaggio da 25,5 mm x 25,5 mm oppure le classiche 20-20. Questa è la build più difficile da costruire perché ho utilizzato come VTX la DJI Air Unit vecchio modello, che è la più ingombrante e più pesante. Infatti gli spazi sono ridotti al minimo. L'interasse dei fori per il motore va da 9 mm x 9 mm fino a 12 mm x 12 mm. In questo caso abbiamo montato dei motori con interasse 12 mm x 12 mm. I motori utilizzati in questa build sono i Diatone Mamba, il modello Toka, e il 1408 da 2900 kV, che sono in grado di creare un thrust massimo per ogni motore di 700 grammi circa con le 6S, con un consumo massimo di poco meno di 16 A per motore. Le eliche utilizzate sono le Dalprop T3028 da 3 pollici. Come FC invece ho utilizzato una JHE MCU, il modello in particolare è la GHF405 IO con attacco HD ed ESC da 40 A. Questi ESC arrivano con il firmware BlueJay già installato, perciò saremo in grado di usare l'RPM filter già dall'inizio. Un FC che dà praticamente tutto già incluso, c'ha 5 UART disponibili, una è dedicata già con il connettore per i sistemi digitali e un F4 ha la possibilità di collegare sia i LED sia eventualmente un GPS o altre periferiche. È dotata di porta micro USB a bordo, ma c'è anche la possibilità eventualmente di danno assieme un'altra porta USB saldabile di tipo C da collegare dove si vuole, se si vuole portare esternamente. Dentro danno anche il classico condensatore e un filtro TVS per rimuovere eventuali disturbi. Gli ESC integrati sono da 40 A, più che sufficienti per questi tipi di motori che assorbono, come abbiamo detto prima, 16 A al massimo. La DJI Air Unit è montata con delle antenne della TrueRC. Poi ho utilizzato una ricevente della FR Sky, un R9M mini con firmware e LRS aggiornata, perciò è stata modificata a 868 MHz con la classica antenna T posizionata dietro. C'è anche un buzzer, un iFlight, uno dei più piccoli che ci sono in commercio, autoalimentato, posizionato qua sopra, di facile accesso per spegnerlo. Le batterie che sto utilizzando al momento sono delle 6S da 1050 mAh. La build così fatta pesa 236 grammi senza batteria, e con batteria invece pesa 407 grammi. Adesso vediamo la configurazione che ho utilizzato, il setup che ho utilizzato su Betaflight, e ci spostiamo sul PC. Allora ci colleghiamo sul drone. Questa è l'ultima versione di Betaflight disponibile per questo FC, la 4.4.3. Andiamo su Porte. Sull'UART 1 c'è collegata l'RX della radio e sull'UART 6 c'è collegata la VTX della DJI.
Sotto configurazione il PID loop l'ho impostato a 4 kHz, resta sempre un F4 il processore, comunque così ha un carico del 39%. Poi andiamo su regolazione PID. Questi sono i PID che ho fatto, ho ridotto il guadagno tra P e I a 0,8 e poi ho alzato il damping pitch e il tracking pitch a 1.1.1 e il moltiplicatore master a 0,9. Ho anche impostato un idle dinamico dei motori a 50. E poi queste sono le impostazioni dei filtri, praticamente tutto sfiltrato, con solo un RPM filter perché sviluppa solo un'armonica e le altre impostazioni di filtro. Questi sono i miei rates, uso gli Axwell Rates. Ecco, tornati a banco, alla fine questo è il mio setup. Tutti i link dei materiali che ho utilizzato li trovate sotto in descrizione. Grazie per aver visto il video e alla prossima.